Bentornati nella soffitta più affollata d'Italia, quella dove si risvegliano i ricordi, si rispolverano i poster appesi con lo scotch e ogni tanto si sospira davanti a una bellezza che ha segnato un'epoca. Oggi apriamo uno dei cassetti più affascinanti, quello dedicato a Simonetta Stefanelli, attrice icona, volto indimenticabile che ha stregato Al Pacino e milioni di spettatori. Se non l'avete mai sentita nominare, forse siete troppo giovani. Ma se siete cresciuti tra VHS e riviste con copertine un po' osè, sapete benissimo di chi stiamo parlando. E se siete nati un po' dopo, allora sedetevi comodi. Questo è un viaggio tra cinema, fascino e ritiri improvvisi che ancora oggi fanno discutere. Simonetta nasce a Roma nel 1954, ma è la Sicilia a regalarle l'immortalità cinematografica. A soli 16 anni viene scelta da Francis Ford Coppola per interpretare Apollonia, la bellissima ragazza siciliana di cui si innamora il giovane Michael Corleone nel Padrino. Quel personaggio così silenzioso, delicato, quasi etereo, è diventato uno dei più amati del primo film della trilogia. Appare poco, ma lascia un'impronta fortissima. E sì, a un certo punto, boom. Ma non spoileriamo troppo, anche se lo avete già visto tutti. Quello che colpì il pubblico fu proprio quell'aura da bambola antica, con occhi profondi e un corpo che sbocciava sotto i vestiti scuri. Una ragazza che sembrava innocente e forse proprio per questo faceva sognare. Dopo Il Padrino, la Stefanelli torna in Italia e diventa in breve una delle presenze più desiderate del cinema di quegli anni. Ma non parliamo solo di bravura, che comunque c'è, bensì di qualcosa che il pubblico di allora, e anche quello di oggi, ha sempre saputo riconoscere: carisma, mistero, attrazione magnetica. Negli anni 70 Simonetta gira una serie di pellicole dove il suo fascino viene messo in primo piano, senza mai diventare eccessivo. Anzi, lei gioca proprio sul contrasto tra l'aria da ragazza della porta accanto e la sensualità latente. Ruoli dove si muove tra giochi di seduzione, relazioni complicate, sguardi intensi e costumi un po' audaci. Il tutto con quel viso che sembrava uscito da un dipinto rinascimentale. Tra i titoli più ricordati troviamo Lucrezia giovane, dove interpreta la mitica Lucrezia Borgia in chiave conturbante, La profanazione, La nuora giovane e Peccati in famiglia, dove conosce anche Michele Placido, che poi diventerà suo marito. In quel periodo, Simonetta viene immortalata su tantissime riviste, copertine e fotoromanzi, sempre con quell'equilibrio perfetto tra candore e tentazione. Ora, ecco la parte che nessuno si aspetta. Dopo aver assaggiato la fama internazionale, Simonetta decide di dire no alle lusinghe di Hollywood. Eh sì, lo racconta lei stessa. Le erano arrivate proposte da agenti americani, ma tutte ruotavano intorno alla sua immagine fisica. Simonetta invece voleva ruoli veri, profondi, sfaccettati. E così si sfila. Lascia il cinema commerciale e si dedica alla famiglia. Con Michele Placido ha 3 figli, tra cui Violante, che diventerà anche lei attrice. La Stefanelli si prende una lunga pausa, tornando sporadicamente sul set, come nel film Tre fratelli di Francesco Rosi, ma con un profilo sempre più basso. Negli anni 90 decide di chiudere col cinema e cambia completamente vita. Non diventa una diva nostalgica né una comparsa da talk show. Simonetta si reinventa come designer, apre una boutique nel centro di Roma e si dedica alla creazione di borse e accessori. Una scelta elegante, coerente con quel carattere riservato e fiero che l'aveva sempre contraddistinta. Tantissimo. Simonetta è stata un sogno ricorrente per un'intera generazione. Quella bellezza non sfrontata, ma profondamente suggestiva, ha lasciato il segno. Anche negli anni in cui dominavano attrici più esplicite, lei restava un punto di riferimento per chi amava la malizia più delicata, più sussurrata. Quel tipo di donna che ti guardava e bastava quello. E ancora oggi il pubblico la ricorda con affetto. Qualche anno fa circolò addirittura una fake news sulla sua presunta scomparsa. Lei rispose con ironia, dicendo: «Ma davvero, sono morta? Vabbè, non me ne ero accorta», dimostrando di avere anche uno spirito autoironico niente male. E ora, la parte che fa un po' effetto. Sua figlia, Violante Placido, è diventata a sua volta una presenza importante nel cinema italiano e internazionale. Quando le chiedono della mamma, Violante racconta che Simonetta decise di allontanarsi dal mondo dello spettacolo perché stanca di essere vista solo come un'immagine. Una scelta coraggiosa, e chissà quante altre oggi avrebbero il coraggio di farla. In più, c'è una chicca divertente. Pare che Nicolas Cage da giovane avesse una cotta per lei.
E considerando che lui è il nipote di Francis Ford Coppola, potremmo dire che in famiglia se ne parlava spesso. E allora, amici della soffitta, che ne pensate di questa stella che ha brillato con classe, senza mai accecare? Simonetta Stefanelli è il perfetto esempio di come si possa lasciare un segno senza urlare, di come la vera eleganza non abbia bisogno di esagerare. Una bellezza fatta di silenzi, sguardi e scelte consapevoli. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e, se vi viene in mente qualche altra attrice affascinante da riscoprire, scrivetelo nei commenti. Magari la prossima puntata sarà proprio su di lei. Alla prossima, tra ricordi, fascino e qualche sospirino vintage, qui nella nostra inimitabile Soffitta di Pippo.